Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante I per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Va tutto bene. Oggi voglio parlare di investimenti. Sai cosa significa investimento? Sì, lo so. L'investimento è quando usi il tuo denaro per acquistare qualcosa che speri cresca di valore. Ad esempio, puoi investire in azioni, immobili o un'azienda. Esatto. Sono molto interessata a saperne di più sugli investimenti. Voglio far crescere i miei soldi. Anche io voglio imparare di più sugli investimenti. Penso sia importante risparmiare e far fruttare il proprio denaro. Ottimo. Parliamo di alcuni modi semplici per investire. Ho alcune domande. Puoi aiutarmi? Certo, Alice, sono felice di aiutarti con le tue domande sugli investimenti. Cos'è un'azione? Un'azione è una piccola parte di una società. Quando acquisti un'azione, possiedi un piccolo pezzo di quella società. Se l'azienda va bene, il valore dell'azione può aumentare e puoi rivenderla a un prezzo più alto. Sembra interessante, ma le azioni sono rischiose? Sì, le azioni possono essere rischiose. Il valore di un'azione può salire e scendere. A volte puoi guadagnare molto, altre volte puoi perdere. È importante fare ricerche sull'azienda prima di investire. Capisco. E per quanto riguarda gli immobili, cos'è? Gli immobili sono proprietà come terreni o case. Quando investi in immobili, acquisti una proprietà con la speranza che il suo valore aumenti nel tempo. Puoi anche affittare la proprietà per guadagnare denaro. Mi piace l'idea degli immobili. Sembra più stabile rispetto alle azioni. Molte persone pensano che gli immobili siano un buon investimento a lungo termine perché i valori delle proprietà tendono a salire nel corso degli anni. Ma richiedono anche un grande capitale per acquistare una casa o un terreno. Sì, non ho abbastanza soldi per comprare una casa ora. Ci sono altri modi per investire con meno denaro? Sì, ci sono altre opzioni. Ad esempio, puoi investire in fondi comuni. Un fondo comune è un insieme di molte azioni e obbligazioni. Quando investi in un fondo comune, il tuo denaro viene distribuito su diversi investimenti, il che può ridurre il rischio. Sembra una buona idea. Mi piace l'idea di diversificare i miei investimenti per ridurre il rischio. Un'altra opzione è investire in obbligazioni. Un'obbligazione è come un prestito che concedi a un'azienda o al governo. Ti pagano gli interessi e dopo alcuni anni riottieni il tuo denaro. Ho sentito parlare delle obbligazioni. Sembra siano più sicure delle azioni. Sì, le obbligazioni sono generalmente meno rischiose delle azioni, ma offrono anche rendimenti più bassi. È importante scegliere l'investimento giusto in base ai tuoi obiettivi e alla tua tolleranza al rischio. Cos'è la tolleranza al rischio? La tolleranza al rischio è quanto rischio sei disposto a prendere quando investi. Alcune persone sono molto prudenti e non vogliono perdere denaro, mentre altre sono disposte a correre più rischi per avere la possibilità di guadagni maggiori. Penso di essere più dalla parte dei prudenti. Voglio investire, ma non voglio perdere i miei soldi. Va bene. Puoi scegliere investimenti più sicuri, come obbligazioni o fondi comuni, se hai una bassa tolleranza al rischio. Voglio saperne di più sui fondi comuni. Come funzionano? I fondi comuni sono gestiti da professionisti. Dai il tuo denaro al fondo comune e il gestore acquista diverse azioni e obbligazioni per te. Questo significa che non devi scegliere ogni investimento da solo.
Sembra facile. Mi piace l'idea di lasciare che un professionista gestisca i miei soldi. Sì, i fondi comuni sono una buona scelta per i principianti perché sono semplici e aiutano a ridurre il rischio. Quanti soldi mi servono per iniziare a investire in fondi comuni? Molti fondi comuni permettono di iniziare con una piccola somma, a volte anche solo $500 o $1000. Questo rende facile per i nuovi investitori iniziare. Non ho molti soldi, quindi questa è una buona notizia. Posso risparmiare un po' e investire in un fondo comune. Esatto. L'importante è iniziare in piccolo e imparare lungo il cammino. Ho sentito parlare di un conto pensionistico. È un tipo di investimento? Sì, un conto pensionistico è un conto speciale dove puoi risparmiare denaro per la tua pensione. In molti paesi puoi investire in azioni, obbligazioni o fondi comuni all'interno di un conto pensionistico e pagare meno tasse sui tuoi guadagni. Sembra molto utile. Voglio risparmiare per il mio futuro. Un conto pensionistico è un ottimo modo per investire a lungo termine. Prima inizi, più tempo ha il tuo denaro per crescere. Voglio saperne di più sulle tasse. Devo pagare le tasse sui guadagni degli investimenti? Sì, nella maggior parte dei casi devi pagare le tasse sui soldi che guadagni dagli investimenti. Ad esempio, se vendi un'azione per un prezzo superiore a quello che hai pagato, potresti dover pagare la tassa sulle plusvalenze. Ma i conti pensionistici hanno spesso vantaggi fiscali. Capisco. È importante capire le tasse quando si investe. Sì, dovresti sempre considerare le implicazioni fiscali dei tuoi investimenti. È una buona idea consultare un consulente finanziario se hai domande sulle tasse. Cos'è un consulente finanziario? Un consulente finanziario è un professionista che ti aiuta a pianificare i tuoi investimenti e gestire il tuo denaro. Può darti consigli su azioni, obbligazioni, fondi comuni e altre opzioni di investimento. Penso che potrei aver bisogno di un consulente finanziario quando avrò più soldi da investire. È una buona idea. Un consulente finanziario può aiutarti a prendere decisioni informate e creare un piano che soddisfi i tuoi obiettivi. Volevo chiederti, Tom, perché vuoi investire? Voglio investire perché voglio far crescere i miei soldi, essere finanziariamente sicuro in futuro. Voglio anche avere abbastanza soldi per comprare una casa, viaggiare e andare in pensione comodamente. Questi sono buoni motivi. Voglio investire per ragioni simili. Voglio risparmiare per la mia istruzione, comprare un'auto e viaggiare. Investire può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. È importante fissare obiettivi chiari e scegliere gli investimenti giusti per realizzarli. Sì, devo pensare ai miei obiettivi. Voglio risparmiare per molte cose, ma voglio anche essere cauta con i miei soldi. Ecco perché è importante bilanciare rischio e rendimento. Puoi scegliere investimenti più sicuri per obiettivi a breve termine e investimenti più rischiosi per obiettivi a lungo termine. Capisco. Cercherò di bilanciare i miei investimenti in base ai miei obiettivi e alla mia tolleranza al rischio. Ho una domanda per te, Alice. Come pensi di imparare di più sugli investimenti? Ho in programma di leggere libri, guardare video e seguire i siti web affidabili su finanza e investimenti. Voglio anche partecipare a un seminario gratuito sugli investimenti. È un ottimo piano. Io voglio imparare di più seguendo un corso online e parlando con persone che investono. Imparare dagli altri è molto importante. Volevo chiedere ai miei genitori delle loro esperienze di investimento. Sì, parlare con familiari e amici può aiutarti a acquisire maggiore conoscenza e fiducia negli investimenti.
Sento che investire è come piantare un albero. Metti un po' di denaro e aspetti che cresca nel tempo. Mi piace questa analogia. Investire richiede pazienza e pianificazione accurata, proprio come prendersi cura di un albero. Ho un'ultima domanda. Quando dovrei iniziare a investire? Dovresti iniziare a investire appena puoi. Anche se hai solo una piccola somma, è meglio iniziare presto. Prima investi, più tempo hai il tuo denaro per crescere. Inizierò non appena risparmio abbastanza. Voglio investire un po' ogni mese. Questa è una buona strategia. Molte persone usano un piano chiamato dollar cost averaging, dove investono una somma fissa di denaro regolarmente, indipendentemente da come si comporta il mercato. Mi piace questa idea. Rende l'investimento meno stressante. Sì, ti aiuta ad evitare di cercare di prevedere il mercato, il che è molto difficile. Ora mi sento più sicura riguardo all'investimento. Grazie per aver risposto alle mie domande, Tom. Di nulla, Alice. Sono felice di condividere ciò che so sugli investimenti. Penso che entrambi abbiamo molto da imparare e va bene così. Possiamo imparare insieme. Sì, sono d'accordo. Voglio continuare a esercitarmi e a saperne di più sulle diverse opzioni di investimento. Magari possiamo visitare un seminario locale o workshop sugli investimenti. In questo modo, possiamo apprendere nuove idee e incontrare altre persone interessate a investire. È un'ottima idea. Cercherò informazioni sui seminari in programma nella nostra zona. Ti aiuterò con questo. Possiamo pianificare di andare insieme e fare domande. Sono entusiasta di imparare di più. Sento che investire è una parte importante del nostro futuro. Sì, investendo stiamo facendo passi verso l'indipendenza e la sicurezza finanziaria. Voglio ricordarti che investire comporta sempre un certo rischio. È importante fare ricerche e non investire denaro che non puoi permetterti di perdere. È molto vero. Sarò cauto e mi assicurerò di comprendere ogni investimento prima di prendere una decisione. Voglio anche stabilire un budget per i miei investimenti. Pianificherò quanto denaro posso investire ogni mese senza influenzare le mie spese quotidiane. È un piano intelligente. Un budget ti aiuterà a rimanere in carreggiata e a evitare di spendere troppo. Ho imparato così tanto oggi. Grazie Tom per aver parlato con me degli investimenti. Di nulla, Alice, ho apprezzato la nostra conversazione. Sento che ora siamo entrambi più informati sugli investimenti. Sì, sono d'accordo. Sono molto felice di aver parlato di questo argomento importante. Non vedo l'ora di imparare di più con te. Magari la prossima volta possiamo discutere di opzioni di investimento specifiche, come quali azioni o fondi comuni scegliere. Mi sembra un buon piano. Farò alcune ricerche prima del nostro prossimo incontro. Ottimo. Sono entusiasta di condividere altre idee e imparare insieme. Grazie ancora, Tom. Apprezzo davvero il tuo aiuto. Di nulla, Alice. È stato un piacere parlare con te. Sono felice che entrambi vogliamo saperne di più sugli investimenti. Rimaniamo in contatto e continuiamo le nostre discussioni. Sì, pianifichiamo di incontrarci di nuovo la prossima settimana per parlare di più delle nostre idee sugli investimenti e di ciò che abbiamo imparato. Non vedo l'ora. Buona giornata, Alice. Grazie, Tom. Anche a te. Arrivederci per ora. Arrivederci, Alice. Investimenti. Investimenti. Gli investimenti sono importanti per far crescere il denaro.
Molte persone fanno investimenti nel mercato azionario. È saggio diversificare gli investimenti per ridurre il rischio. Significa. Significa. La parola significa è importante in italiano. In questo contesto, significa indica il valore di qualcosa. Puoi chiedere cosa significa una parola che non conosci. Acquistare. Acquistare. Voglio acquistare un libro. Dobbiamo acquistare del cibo. È importante acquistare prodotti di qualità. Crescere. Crescere. Il bambino deve crescere sano. Le piante possono crescere con molta luce. Voglio crescere come persona ogni giorno. Azioni. Azioni. Le azioni possono aumentare di valore. Investire in azioni è rischioso. Ho comprato alcune azioni della mia azienda. Immobili. Immobili. L'agenzia vende immobili di lusso. Abbiamo visitato diversi immobili in città. Investire in immobili può essere redditizio. Società. Società. La società è in crescita. La società organizza eventi culturali. Molti lavorano nella stessa società. Rischiose. Rischiose. Le decisioni rischiose possono portare a grandi perdite. Investire in azioni può essere rischiose per i principianti. Alcuni sport estremi sono considerati rischiose. Valore. Valore. Il valore dell'arte è inestimabile. Dobbiamo riconoscere il valore delle tradizioni. Il valore di questa moneta è aumentato. Aumentare. Aumentare. È importante aumentare la produzione. Vogliamo aumentare le vendite quest'anno. Possiamo aumentare il numero di iscritti. Proprietà. Proprietà. La proprietà è molto importante nel diritto. L'acquirente ha firmato il contratto per la proprietà. La proprietà terriera può aumentare di valore nel tempo. Affittare. Affittare. Voglio affittare un appartamento. È difficile affittare una casa in questa città. Dobbiamo affittare un'auto per il weekend. Capitale. Capitale. La capitale d'Italia è Roma. Ogni paese ha una capitale. La capitale è spesso il centro politico. Obbligazioni. Obbligazioni. Le obbligazioni sono strumenti finanziari. Investire in obbligazioni può essere sicuro. Le obbligazioni hanno scadenze diverse. Prestito. Prestito. Ho bisogno di un prestito. Il prestito deve essere restituito. La banca offre un prestito a basso interesse. Tolleranza. Tolleranza. La tolleranza è importante nella società. Dobbiamo praticare la tolleranza verso gli altri. La tolleranza aiuta a costruire le relazioni forti. Prudenti. Prudenti. Essere prudenti è importante nelle decisioni finanziarie. Un genitore deve essere sempre prudenti con i propri figli. Agire in modo prudenti può prevenire molti problemi. Rendimenti.
Rendimenti. I rendimenti degli investimenti possono variare. Un buon risparmio porta a rendimenti più alti. I rendimenti delle obbligazioni sono in aumento. Conoscenza. Conoscenza. La conoscenza è importante per il lavoro. Ho una buona conoscenza della storia. Stiamo condividendo la nostra conoscenza con gli altri. Pianificazione. Pianificazione. La pianificazione è importante per il successo di un progetto. Abbiamo iniziato la pianificazione della festa per il nostro amico. La pianificazione aiuta a gestire meglio il tempo e le risorse. Qual è uno dei motivi per cui Tom vuole investire? Cosa sono i fondi comuni secondo Tom? Qual è il tema principale della conversazione tra Alice e Tom? Cosa è un fondo comune secondo Tom? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.